tutti ragazzi, e niente, oggi sono in compagnia, come si dice, del Roland FA8, che è una workstation Roland, che devo dire è veramente una specie di centrale atomica, dal punto di vista proprio della potenza di calcolo, diciamo, e delle possibilità. Ora, come sapete, io non sono un assiduo frequentatore di certe cose, nel senso che raramente utilizzo sequencer e cose del genere all'interno delle workstation. Le utilizzo più che altro dal punto di vista sonoro e di possibilità timbriche, non diciamo anche ritmi, piuttosto che qui c'è anche un sampler molto interessante. È veramente gigantesca la possibilità, quindi chi è diciamo avvezzo a questo tipo di cose troverà pane per i suoi denti. Io la sto analizzando più che altro dal punto di vista, come vi dicevo, timbrico, e devo dire che anche lì le possibilità sono veramente tante, sono vastissime. Questo piano è un piano che io leggermente, ma adesso è al volo, aggiustato a mio gusto con l'equalizzatore, ma sono entrato anche, giusto per dare un'occhiata, all'aspetto dell'architettura di questa workstation, e si può fare veramente qualunque cosa. Non entro nel dettaglio, come vi dicevo, perché voglio farvi sentire come suona, e poi lì, insomma, sarete anche un po' voi a giudicare. Questo era il piano, appunto, come vi dicevo. Ecco, diciamo che la questione Supernatural dà la possibilità di pensare a certi strumenti, soprattutto quelli acustici, in questo caso come il pianoforte, come un po' a sé stanti rispetto all'architettura, quella classica da workstation, nel senso che sono dei campionamenti un po' più vasti e hanno dei parametri che sono già assegnati. Ad esempio, se si va nel menu c'è un tone edit e si apre un menu, ci sono i parametri che riguardano gli effetti e la patch in generale, ma c'è anche questo instrument, dove ci sono delle possibilità come la string resonance, piuttosto che il key off, piuttosto che l'hammer noise, tutte queste cose che sono interessanti. C'è anche questo che si chiama carattere, diciamo, e dà... Adesso sto esagerando chiaramente, ma non è male. Credo sia un insieme di effetti che lavorano su vari parametri e danno questo carattere al suono. Diciamo che questi sono quelli più immediati che avete sul menu al volo. Adesso io stavo analizzando il pianoforte, ma tipo questo è un piano elettrico. Se faccio la stessa cosa, qui ho meno parametri, chiaramente c'è il livello del noise che si può utilizzare, poi qui per esempio questo è un synth. Se si entra nel menu, ho detto il menu, parecchi parametri che sono molto molto immediati. Si sceglie l'onda, triangolare, sinusoidale, rete di sega, e questo per i 3 oscillatori. Poi c'è pitch, filtro e tutto il resto. È una sorta di virtual analog a portata di mano, e devo dire funziona molto bene. E poi oltretutto c'è questo sound modify che è subito presente, diciamo touch, e questo è, scusate, touch, non è touch, semplicemente ci sono dei knobs che si possono usare. Adesso qui per esempio classico cut-off resonance,
indicare l'attacco, la release, il livello l'avete a portata di mano. Poi anche gli effetti sono a portata di mano. Questa è una compressione, per esempio. Ora abbasso il volume. Anche gli effetti credo si possano. E poi c'è anche chiaramente un equalizzatore. Adesso vi arriveranno probabilmente. Basso. Insomma, è tutto abbastanza veloce e comunque facciamo una cosa, facciamo una scorsa dei suoni. Per esempio, si dividono in categorie e sono tantissime le categorie, nel senso che questi sono synth brass. Per ogni categoria c'è veramente una quantità di suoni incredibile. Pianoforti ce ne sono tantissimi, chiaramente ne prendo qualcuno a caso. Questo è quello che ho fatto io. Però ce ne sono anche di interni. Chiaramente tutti con gli effetti, tutti gli split, tutti i layer possibili con gli archi, eccetera. Poi questo è un piano elettrico Rhodes, ci sono i vari modelli. Sono abbastanza fedeli e anzi mi sono piaciuti questi, devo dire, quasi più degli acustici. Adesso me ne avevano parlato male, mi avevano detto guarda che i piani elettrici li hai sentiti, sono un po' così, ma insomma a me mi sembrano carini. Poi oltretutto, per esempio, già solo con l'equalizzazione secondo me si può fare un buon lavoro, magari poi mettendo qualche rumore in più. Poi utilizzando il noise e vabbè, insomma ce n'è per tutti i gusti. Chiaramente qui potete anche scegliere che cosa usare, nel senso che questo è un Wurlitzer, mantenendo le stesse equalizzazioni. Per esempio, se state lavorando su un suono, cambiare il modello di piano elettrico che volete utilizzare. E appunto, come dicevo, questa parte del Supernatural è gestita molto bene, in modo molto, molto creativo e veloce. Si comincia a fare sul serio, secondo me, quando si entra in questa sorta di synth analogico. E qui, secondo me, si arriva alla soddisfazione, perché qui c'è una vastità di suoni già fatti che sono pazzeschi. Sono veramente, è infinita la quantità di patch già preesistenti. E come si diceva, abbiamo tutto ecco, diciamo che se è una workstation molto seria
Chiaramente lì poi va un po' a gusti per quello che riguarda pianoforti, i piani elettrici secondo me sono molto validi, i pianoforti è una questione di gusti, il suono Roland c'è chi lo ama, chi lo odia, come la stessa cosa succede con Kurzweil, con Yamaha, sono gusti. Sono gusti e chiaramente lì dipende. Diciamo che la tastiera è ottima, questa dell'88 è veramente bella, come spesso capita, loro hanno queste loro, questi loro modelli e quindi gestiscono la parte della keypad in modo molto valido e approfondito. Con questa ci si può fare un po' di tutto, chiaramente non organi o cose del genere, si può fare tutto, ma come si sa, insomma, è prettamente pianistica. Ora, tornando ai synth, secondo me qui c'è da sbizzarrirsi, per non parlare dei pad. Pad, qualsiasi cosa, i lead sono bellissimi, morbidissimi. I suoni sono profondi e sono 1 miliardo. Questo senza contare che poi ci si può lavorare e creare i propri. Ma già così, perlustrando così un po' in giro, è stato anche molto veloce trovare quello che mi serviva al volo, perché hanno dei nomi che sono molto, per chi come me ha visto quelle vecchie, ci sono dei riferimenti diciamo, alle tastiere da cui sono stati ispirati, che sono molto spesso proprio anche Roland stesse. Bellissimi brass, questi sono tutti belli. Devo dire, hanno fatto un ottimo lavoro. Questi suoni di proprietà Roland ce ne sono 1 miliardo, tutti quelli che arrivano dal mondo D50 e secondo me sono riprodotti in modo ottimo e fedele. È veramente troppo vasta la questione per farvela ascoltare tutta. Nei synth ci si perde veramente. Mi ripeto un'altra volta nel dire che il suono del piano è una cosa totalmente personale e che quindi non è ormai inutile discutere dell'argomento, nel senso, anche quando qualcuno mi chiede, io posso dire cosa uso io, cosa piace a me, ed è sempre in cambiamento, perché insomma ogni volta si sperimenta, si riscopre qualcosa che magari si è abbandonato, piuttosto che si torna indietro, si va avanti, che cosa, dipende dal contesto, cosa serve, cosa sta bene con chi si sta suonando, sono tantissime le questioni. Roland ha questo suono da sempre, ora chiaramente questo non è prettamente un pianoforte della Roland, c'è l'RD 2000, ci sono altri modelli precedenti, l'800, il 700, che sono dedicati
Ora io la mia esperienza personale, soprattutto in questi ultimi anni dove mi capita spesso di suonare in festival, piuttosto che con service esterni all'estero e cose del genere, devo dire che Roland quando vedo Roland, normalmente mi siedo, inizio a suonare e penso, che ne so, classica sensazione da RD 700, uno all'inizio pensa: "Ma non lo so, c'è qualcosa, non mi trovo, mi sembra un po' legnoso", poi dopo senti la registrazione, insomma viene fuori bene, si fa sentire e sembra un piano. Poi tra quello e il feeling personale con lo strumento, lì c'è gente che non può fare a meno di Roland, per dire, quindi insomma rispetto per chi, per chi fa le sue scelte. Io personalmente non ho abbastanza esperienza con Roland, devo dire, per dare un giudizio personale. Quello che posso dire è che tutte le volte in cui mi sono trovato a suonarlo per caso, ho sempre avuto la sensazione che con un po' di abitudine avrei trovato, sarebbe scattato l'amore, diciamo. Quindi fatemi sapere voi le vostre esperienze con Roland e insomma vi lascio con il piano di questa macchina, magari piano elettrico di questa macchina, veramente, ripeto, torno all'inizio, io vi ho fatto sentire i suoni, ma dal punto di vista delle possibilità è infernale, è una potenza di calcolo veramente infernale. Beh, insomma, sembra che suoni bene e quindi, insomma, vi lascio, vi saluto, vi ringrazio come sempre, spero sia stato interessante e vi sia servito per fare delle scelte e io vi ringrazio ancora perché mi seguite, insomma, stiamo diventando un piccolo gruppo di persone e mi piace discutere, mi piace fare degli esperimenti e quindi niente, ci rivediamo la prossima volta e un bacione.